Salve a tutti. Continuo il mio discorso sulla magia evolutiva. Ho detto l'altra volta che la magia è vissuta dagli albori dell'umanità fino a circa 5.000 anni fa. Poi piano piano è stata abolita. È stata abolita perché c'è stato un passaggio graduale dal matriarcato al patriarcato. Questo lo riconoscono tutti i libri che sono in buona fede. Nelle scuole si insegna poco perché la società è patriarcale. E quindi sono tutti vissuti di magia. Notate bene, per esempio, faccio un esempio banale, che a trovare Gesù bambino andarono 3 magi, 3 re magi. Allora sembrava una cosa normale che ci fossero 3 re magi. Oggi è inspiegata, ma molte cose sono inspiegate oggi e nessuno ne parla. Faccio un esempio. Quando si studia Einstein, o si legge, leggiamo che a un certo punto lui si svegliò e disse: ho capito, il mondo, l'universo è fatto da mondi paralleli, costituito da mondi paralleli. E questo non è stato mai commentato. Nessuno lo ha mai commentato dicendo ma questo è pazzo, perché lui era già famoso, per cui non poteva essere contraddetto. Però nessuno lo ha commentato perché era una cosa molto strana, molto anormale. Ed è la stessa cosa che scrisse per esempio Jung, Carl Gustav Jung, lo psicologo, l'erede di Freud, di Sigmund Freud, il quale a un certo punto parlò di inconscio collettivo. E se voi andate a domandare, a chiedere cos'è l'inconscio collettivo, praticamente nessuno lo sa. Cioè lo sanno a chiacchiere, nel senso che ne danno una spiegazione razionale. Dicono, beh, esiste un inconscio personale, esiste anche uno collettivo. Sì, ma che è? Nessuno lo spiega. Jung, che ci teneva alla propria carriera, esattamente come ci teneva Freud, non si azzardò a dire di più perché l'avrebbero preso per pazzo. Però chi ha attraversato la barriera della mente se ne accorge e capisce cos'è l'inconscio collettivo, perché l'inconscio collettivo è un'entità ben precisa, ma per capirla va conosciuta, va sperimentata. Ok, prima parlavamo della mente e come la magia sia una possibilità dell'anima ma non della mente, come sia più congeniale alle donne che agli uomini. Potete capirlo perché in effetti un tempo nei templi, ai tempi patriarcali, nei templi esistevano oracoli, responsi, divinazioni di tipo femminile, che poi sono state passate in mano maschili. Dice per esempio Plutarco nel Dialoghi Delfici, si chiede come mai prima c'erano le sacerdotesse di Apollo, le sacerdotesse che oggi erano di Apollo e che prima sapevano oracolare e addirittura oracolavano in versi, mentre adesso hanno un balbettio incomprensibile e sono piuttosto sbarellate. E aggiunge, fa parlare i suoi personaggi, che in realtà prima oracolavano nel tempio della madre terra, che era stato buttato giù, dice vedete è quello che sta dietro al tempio di Apollo, adesso ci sono solo le macerie.
e le sacerdotesse, le pizie o pitonesse sapevano oracolare e venivano chiamate pizie, sarebbe scritto pitie o pitonesse, che è la stessa cosa, perché nel tempio allevavano un serpente pitone, quello stesso che Apollo uccide facendolo disseccare al sole, così racconta il mito. Perché? Perché il serpente è il simbolo della terra, della natura, striscia, non vola, non sta per aria. Mentre la religione patriarcale sta per aria, sta al di sopra dell'uomo, non sta per terra. Quindi è mentale, perché in alto c'è solo la mente. Noi abbiamo una mente inconscia. Cosa vuol dire inconscia? Inconsapevole, cioè di cui non conosciamo l'esistenza. Lei parla dentro di noi, ma noi non sappiamo che è qualcosa che sta dentro di noi. Noi pensiamo che siamo solo noi stessi. Un esempio. La mente ci parla, ci cade un bicchiere, diciamo, oddio che stupido, ho fatto cadere un bicchiere. La mente non può essere contraria a noi, non può essere critica nei nostri confronti. La mente è un'alleata quando è vera. Se ci critica, vuol dire che è una mente immessa. L'altra volta abbiamo parlato di mente condizionata. La mente condizionata è quella immessa dagli altri. Già l'ho annunciato l'altra volta, è la mente condizionata dai genitori anzitutto, ma anche dal circondario, dagli insegnanti, da quello che pensa la gente, dai mass media, eccetera, eccetera. Noi siamo condizionati da tutto questo. La mente ci direbbe: oh poverino, devi essere stanco, oppure va bene, eri distratto, ma non è successo niente. La mente dovrebbe essere un amico per noi, e invece non lo è. La mente, anzi, è spesso una nostra nemica. Ribadisco, non è la mente ragionante, non è la mente con cui possiamo risolvere un problema di organizzazione, di matematica, di ricerca, eccetera, eccetera. È la mente condizionata, quella che è critica e giudice verso di noi e verso gli altri. Perché è vero, come disse un tizio, un certo Gesù Cristo, che se noi critichiamo noi stessi, giudichiamo noi stessi, noi giudichiamo anche gli altri. Chi giudica è giudicato, verissimo. La mente ha delle connotazioni precise, ce l'ha con la natura, con la donna e con l'anima, che sono corredate. Che sono collegate. E sono collegate perché è l'anima che recepisce la natura, perché la natura fa parte dell'anima, perché la donna è quella più aperta nei confronti dell'anima e della natura. Come ho detto già l'altra volta, la donna è meno mentalizzata. E naturalmente esistono uomini che hanno che hanno un'anima femminile. Naturalmente gli uomini rabbrividiscono perché pensano che chi abbia un'anima femminile sia, oddio, forse gay. Non è così. Qualsiasi uomo completo nella sua virilità deve essere arrivato a raggiungere un'anima femminile, una mente maschile e un'anima femminile. Ma vi dirò di più, la stessa cosa deve fare anche la donna, una mente maschile e un'anima femminile. Poi spiegheremo man mano di più su questo. L'anima femminile, per dirla in due parole, è quella che sente, che non vive attraverso la mente, ma che sente direttamente. La più antica dea ritrovata fino ad ora, non mi ricordo se era in Siberia, non ci giurerei, negli scavi archeologici, trovata per caso, fu una dea di di quasi 40.000 anni fa, 35.000 e rotti e passa.
ed era una dea molto carina perché era fatta come un rombo, aveva in cima una testa, poi un corpo e ai lati del mantello c'erano altre due teste uguali, identici a quella, che è la dea trinitaria. La dea trinitaria è la prima dea del mondo, è la dea madre, è la dea natura, è la grande dea. È quella in cui tutte le varie parti del mondo hanno creduto all'inizio. Dico tutte, cioè dalla Papuasia all'Africa, all'Europa, all'America e così via. Perché era trinitaria? Perché era trina, si può chiamare trinitaria o trina, cioè era una ed era tre, e rappresentava tre parti della natura o della grande madre. La prima parte era la ninfa, cosiddetta, e cioè la Venere, il femminile che attira, che è sessuato, che produce, che prolifica, che si accoppia con tutto e con tutti. Iside era chiamata la grande prostituta e infatti a volte veniva raffigurata nei templi egizi come una donna, una prostituta che sta alla finestra, perché all'epoca le prostitute si mostravano alla finestra. Perché? Perché si accoppia con qualsiasi terreno e produce in un modo infinito ed è senza marito. Era la donna senza marito. Lo dice anche Giuliano, l'imperatore Giuliano, cosiddetto l'apostata. Dice: devo io parlare della dea senza marito, della dea dei sacri misteri? Io non posso svelare i sacri misteri, grosso modo dice questo. E parla della dea senza marito nel senso che non è assoggettata all'uomo, perché la dea antica era vergine, ma scopava e proliferava, faceva sesso e proliferava continuamente, faceva sesso continuamente. Venere allude a quello, Afrodite allude a quello. Per questo è la dea che si accoppia continuamente, perché produce piante, animali e uomini. Però non era assoggettata al maschile, perché all'epoca non lo era. Per cui la donna era anticamente, anche fra gli antichi romani, era considerata vergine se non aveva marito, non se non aveva avuto accoppiamenti. Tanto è vero che la vergine in senso fisico era chiamata la Virgo intacta, cioè non toccata, intatta. E le sacerdotesse del lago di Nemi, dove c'era lo specchio di Diana, bellissima, andatela a vedere, si bagnavano, facevano la prostituzione sacra agli albori e si bagnavano poi una volta l'anno nel lago di Nemi ritornando vergini. Naturalmente ritornando vergini nell'animo, perché la verginità che conta è quella dell'animo. L'altra verginità è una verginità che un tempo è stata imposta alla donna e che la donna temeva di perdere, oggi invece teme di averla, perché viene giudicata non inserita, non efficace, non preparata, non adulta, eccetera, eccetera. C'è sempre un modo di essere che noi pensiamo di dover avere. E quindi la dea madre era la natura, come abbiamo detto in parte era la ninfa, cioè una delle tre parti era una ninfa, la seconda era la madre, e cioè quella che fa partorire. Infatti spesso ha preso il nome di Lucina, cioè lei che porta alla luce, no? C'era Giunone Lucino, c'era Venere Lucina, eccetera, eccetera, ed era quella che assisteva i parti delle donne e degli animali femmine. La terza parte, e qui c'è il risvolto
mentale, da cui è nato il risvolto mentale che ha fatto regredire l'uomo. La terza parte è la dea morte. Allora, ninfa, madre e vegliarda era chiamata. La vegliarda, la vecchia, era quella che portava la morte. Quindi tutto si esplicava nell'ambito della grande madre. Lei poneva al mondo, metteva al mondo, lei faceva suscitare l'amore, la sessualità, la proliferazione. Lei era quella che al termine della vita, del ciclo di vita, dava la morte. Ma era un ciclo. Rifiutare la morte è rifiutare la realtà dei cicli. Noi occidentali in particolare, ma non solo, abbiamo rifiutato la morte, la nascondiamo, non se ne parla. Se siamo a tavola è maleducazione parlare di morte. Se parliamo di una persona morta, diciamo è scomparsa, non è più tra noi, non c'è più, è morta. Se parlate a una persona di una certa età, ha paura di parlare della morte. Non potete farlo. La terrorizzate, vi odierà. È anche logico che sia così. Se non è preparata, è spaventata. La bellezza della caduta della mente e del rapporto con la magia è capire che cos'è la morte. Il che dà, da un lato, una voglia di infilare questa porta e andarsene, dall'altra però fa apprezzare anche di più la vita, questa vita. Per cui uno non se ne va se non ci sono condizioni gravi che lo impongono, in genere. Dunque, la magia evolutiva si chiama così perché fa evolvere, cioè capirla vuol dire evolversi. Chi è che si evolve? Un popolo si evolve? L'umanità si evolve? Direi di no. Questo scandalizzerà. Noi ci siamo evoluti nella civiltà, e cioè nelle leggi, e questo c'è stato di evoluzione. Gli uomini si comportano meglio in alcune società perché ci sono stati degli uomini che hanno promulgato delle leggi migliori e la gente è costretta ad obbedire a queste leggi. Però non è cambiata dentro. Lo testimonia Freud quando scrive un libro che si chiama Perché la guerra, un libretto carino. E lui era all'epoca in contatto epistolare con Einstein, due menti eccelse, si capivano. E Einstein gli domanda: ma perché la guerra? Perché tutto questo massacro? Perché ci si dimentica di tutta la civiltà quando si va in guerra e si compiono le azioni più efferate, no? Tipo uccidere bambini, stuprare, bruciare, fare massacri, genocidi, eccetera. E Freud risponde proprio questo. Perché l'evoluzione non è interiore, gli uomini obbediscono alle leggi e non uccidono e non soperchiano più di tanto, perché in parte lo fanno, perché sentono il dovere morale, ma è un dovere morale instillato, è la mente condizionata, in questo senso ben condizionata, però è sempre condizionata, non è acquisita. E per questa ragione, quando dall'alto, no? Quando l'autorità consente di uccidere o di fare un genocidio, la gente obbedisce perché in fondo dentro di loro sono così, sono rimasti così. Sono rimasti l'orda primitiva a cui allude Freud. Allora noi dobbiamo capire tutto questo e uscire fuori dall'orda. Noi dobbiamo, Jung usava un vocabolo carino che era individuarsi. Noi oggi diciamo che uno è un individualista se pensa solo a sé. Individuarsi nel senso di Jung era invece sottrarsi
al condizionamento sociale, familiare prima e sociale poi. E questo sottrarsi vuol dire scoprire finalmente cosa alberga dentro di noi, vuol dire diventare liberi, vuol dire diventare umani. La massa è un po' subumana, nessuno si offenda, lo sono stata anch'io e forse lo sono ancora sotto certi aspetti. Liberarsi dunque dalla mente artefatta o mente condizionata è sentire, è guardare oltre. Noi viviamo in un mondo morto. Il nostro mondo è morto, noi abbiamo una natura che aborriamo perché la devastiamo, perché pensiamo che sia al nostro servizio, che sia stata fatta addirittura per noi. La religione ce lo insegna. È una religione omocentrica, fatta dall'uomo per l'uomo. È come se i polli si facessero una religione col dio pollo che dice che che il mondo è stato fatto per loro. Noi siamo anche un po' peggio dei polli. E diciamo che i polli sono stupidi, non lo sono affatto, sono stupidi o almeno lo sembrano perché sono condizionati. Se voi allevate una gallina come un cane, vi accorgete che ha la stessa intelligenza di un cane. Provare per credere. Ma noi abbiamo bisogno di pensare che tutti gli animali sono stupidi, altrimenti perdiamo il nostro primato. Altrimenti non possiamo uccidere impunemente gli animali come facciamo, o addirittura schiavizzarli e rendere loro la vita impossibile, disumana. Aprire la mente vuol dire vedere il mondo com'è. Il mondo è animato. La Chiesa Cattolica ci ha infilato dentro 2000 santi per poter rimpiazzare tutto quello che sentivano gli antichi, sia come divinità, ma sia anche come esseri. E allora hanno appiccicato un santo su tutto, perché altrimenti la gente diceva: ma io sento questa cosa, dove la metto? Ma chi è che me la dà? Questo Dio che non conosco, che non vedo, che non posso nemmeno invocare, perché non ho nemmeno un'immagine. Gesù Cristo diceva che non si può entrare nel regno dei cieli se non si è come i bambini. Io credo che lui alludesse al fatto della mente, e cioè i bambini non sono condizionati finché sono molto piccoli dalla mente condizionata, dalla mente artefatta, dalla mente costruita. Noi per poter adire alla magia dobbiamo decondizionare la nostra mente, cominciare a domandare di tutto e di tutti se è vero o meno quello che sentiamo. Un esempio pratico. Noi italiani siamo al 70° posto dell'informazione nel mondo. Non è un bel posto, il che vuol dire che molto di quello che riceviamo dai media è condizionato, è manipolato. Non so su cosa, non so perché e non ne voglio parlare, però è così. Bene, un po' tutti lo sanno, almeno molti lo sanno, però non si fanno domande. Un'altra cosa come esempio. Noi italiani siamo per lo più cattolici, perché siamo nati in Italia. Se fossimo nati in Cina saremmo buddisti, o se fossimo nati in Giappone saremmo shintoisti, o se fossimo nati in India saremmo induisti, eccetera, eccetera. Se le religioni non avessero un condizionamento, sarebbero sparpagliate nel mondo, ognuno ne avrebbe una che preferisce e dice: sì, questa mi convince. Invece vanno a seconda del luogo in cui si è nati. Quindi è un condizionamento, indipendentemente dal fatto che sia vero o meno.
quella che ci trasferiscono è condizionamento, tanto è vero che ce la danno fin da bambini, per paura che poi da grandi cambiamo idea. Quindi le religioni sono un condizionamento, però poterne fare a meno è molto difficile. Ma io non dico di farle a meno, dico di farsi domande. Molto importante farsi domande. Nella saga in una delle saghe di Re Artù c'è il Parsifal che non riesce a conquistare il Santo Graal perché non si pone la domanda. E Parsifal era l'eroe puro, però non si faceva domande. Noi abbiamo bisogno di farci domande su tutto e su tutti. Dobbiamo mettere in esame tutti, a cominciare da Dio, al diavolo e a tutto il resto. Ok, per ora vi lascio, vi saluto, alla prossima, arrivederci.